Nel video precedente abbiamo visto come individuare le vostre passioni. Adesso è arrivato il momento di realizzarle. Come facciamo? Specialmente se seguire le vostre passioni comporta dei cambi radicali nella vostra vita, bisogna prepararsi prima di agire. Come vi preparereste se doveste correre una maratona? 1. Rileggetevi spesso le vostre passioni, così date il tempo al cervello di abituarsi. Ogni volta che vi si presenta una decisione o una opportunità o una scelta, scegliete l'opzione che vi si allinea di più con le vostre passioni. Prendetevi la responsabilità per le vostre azioni, sappiate che solo voi potete cambiare la vostra vita, nessuno lo può fare e quindi la responsabilità è solo vostra e non è degli altri. Se potete, cercate di fare un po' di meditazione altro giorno, che vi aiuta nel focus, fate un po' di sport, anche un po' di vita all'aria aperta, cercate di dormire bene e mangiate sano. Se in questa fase vi assale la paura di fare delle scelte, allora se state veramente male, ricordatevi che è il vostro cervello che ha preso il sopravvento e siete entrati in modalità sopravvivenza. Quindi per capire come funziona, pensate a tutte le volte che qualcuno a cui volete bene è venuto da voi e si sentiva male. Poi voglia dire no, sei una persona fantastica, non ti preoccupare, andrà tutto bene. La persona non vi ascolta proprio, perché nella fase di sopravvivenza purtroppo il cervello va totalmente in tilt. Quindi se state in una fase così è meglio aspettare un momento migliore per fare l'esercizio. Se no, quando state un po' meglio, cominciate a chiedervi ogni giorno delle cose per cui siete grati, delle cose che avete fatto, di cui siete soddisfatti che avete fatto durante la giornata, in modo da darvi un po' più coraggio per prendere delle decisioni. E ricordatevi, quello su cui poni l'attenzione poi si realizza, nel senso che se voi vi focalizzate solo sulle cose negative, il vostro cervello le troverà. Cioè, tra tutte le cose che succedono si focalizzerà solo su quelle cose negative. Se invece vi focalizzate solo su cose positive, il vostro cervello cercherà le cose positive. Ricordatevi, ciò su cui ti focalizzi diventa più forte. Tutte le cose che sono state create sulla Terra sono state prima immaginate dalla mente e poi si sono trasformate in realtà. Per esempio, tutte le invenzioni prima nascono a livello di idea e poi tutti gli scienziati si adoperano per trovare un modo per crearle nella realtà. Io mi ricordo, tipo 30 anni fa, quando ho visto la prima volta Blade Runner, e lì la prima volta che ho visto le video call, quindi mi ricordo che c'erano queste chiamate con il video e all'epoca era proprio fantascienza, cioè proprio no, vabbè, non succederà mai, vai che bello, che bello. E oggi c'è FaceTime, Zoom, che so, WhatsApp video. È diventata una realtà per i bambini che nascono adesso, è la normalità avere la video call, ma quando ero piccola io, ma neanche nella fantascienza ci stava. Quindi ricordatevi che tutto prima nasce nella mente e poi viene creato. Quindi volete focalizzarvi su cose positive o volete focalizzarvi su cose negative? Per ogni passione che avete identificato con il video precedente, o se già avevate una lista per i fatti vostri, cominciate a pensare a quali possono essere delle pietre miliari che devono realizzarsi per soddisfare le vostre passioni. Quindi solo i punti fondamentali e non i dettagli. Per esempio, se una delle vostre passioni è vivere nel momento, pietre miliari di questa passione potrebbero essere: ogni giorno sono presente,
e ascolto con attenzione le persone con cui entro in contatto, oppure le persone che frequento ogni giorno. Considero ogni giorno come perfetto. I miei amici mi dicono che stanno bene quando stanno con me. Queste potrebbero essere, per esempio, 3 pietre miliari, 3 punti fondamentali. Quindi scrivete per ogni passione dei punti fondamentali che si devono realizzare. E poi cominciate a prestare attenzione a queste cose e ricordatevi che per iniziare a manifestare le cose che volete, non dovete prima pretenderle dagli altri, ma dovete farle voi per primo. Quindi dovete iniziare a dare agli altri quello che volete che vi sia dato. E nell'aiutare gli altri, voi aiutate voi stessi. Sembra un po' un discorso da Gesù, però alla fine è così. Per esempio, se voi vi lamentate perché il vostro fidanzato o la vostra fidanzata non vi viene a prendere all'aeroporto quando tornate dai vostri viaggi, invece di lamentarvi, cominciate voi ad andarla a prendere tutte le volte. Se vi lamentate perché gli amici non vi hanno organizzato la festa di compleanno, cominciate voi ad organizzare la festa di compleanno agli amici. Ovviamente tutto questo deve essere fatto senza aspettative e lo fate semplicemente perché è una cosa che vi piacerebbe sia fatta a voi. Quindi solo con quell'intenzione, con l'intenzione di far piacere a qualcun altro. Fare le cose con il cuore, non con una aspettativa. Quindi ogni cosa che volete ricevere, cominciate a darla. Una volta quindi individuate le passioni, una volta individuate le pietre miliari, cominciate a pensare a quali sono le azioni concrete che potete fare per realizzare queste passioni. E in questa fase potreste anche chiedere l'aiuto degli amici, perché così ci sono più idee, quindi vengono più idee che non avevate neanche considerato. Fate anche una lista di azioni. E quando cominciate ad agire concretamente, date ancora di più un segnale al cervello che questo è quello che volete fare. E il cervello vedrete che comincia a collaborare invece che fare capricci.